Arturo Toscanini, un grande direttore d'orchestra. Ha avuto una carriera splendida e lunghissima. È iniziata casualmente. Nasce nel 1867 e intraprende la sua conoscenza e studio della musica a Parma, dove nasce nella Scuola Regia di Musica. Lì studia violoncello, pianoforte e composizione e poi inizia a suonare in giro nelle varie compagnie. In una di queste compagnie operistiche, in giro per tournée, si ritrova a Rio de Janeiro e stanno dando Aida. E in quella serata il direttore d'orchestra di turno viene fischiato clamorosamente, quindi sotto una valanga di fischi viene costretto a alzarsi e andarsene dal podio. E a quel punto, sotto anche l'incitamento dei suoi stessi colleghi, dei professori d'orchestra, Toscanini viene invitato sul podio. Lui prende la bacchetta, chiude la partitura, perché poi dirigerà sempre a memoria, ed è un successo. Il primo di una lunga serie. Siamo nel 1886, ha 19 anni. E da lì, quando dicevo lunghissima, ecco che inizia una carriera veramente costellata di grandi successi. Inizierà, tornerà in Italia, dirigerà nelle vari sedi, specialmente riguardo al melodramma, e per darvi un'idea rapidamente tenete presente che intorno ai 30 anni lui è già alla Scala. Essere alla Scala voleva dire già essere famosi. Lui e la Scala saranno un binomio inscindibile. Lui in questo primo periodo della Scala arriverà fino al 1908, poi ce ne sarà un secondo dal 1920 di periodo scaligero. In mezzo a questi due è al Metropolitan di New York a dirigere, quindi insomma la carriera è ricca e abbondante di successi. È un direttore d'orchestra che nasce per caso, come abbiamo visto, ma in cui ci si infila proprio anima e corpo in questa professione. La musica per lui è importantissima, ha una dedizione fin maniacale, studia le partiture per cercare di tirar fuori tutto il possibile di quello che era lo scritto e l'idea del compositore e pretende da lui tantissimo, pretenderà anche tantissimo dagli altri che sono sotto di lui, questo poi lo vedremo. È un direttore con un gesto, e qui parliamo proprio di quello che è l'aspetto visibile del direttore d'orchestra anche per il pubblico, estremamente chiaro, pulito, netto, comprensibile. Quello che possiamo proprio dire, il gesto di Toscanini è la cosa più lineare possibile, non ci sono orpelli, movimenti strani per attirare l'attenzione. Odia il divismo in assoluto. Vediamolo, che le mie parole sono superflue. Adesso vedremo uno spezzone di una ripresa televisiva. Siamo nel 1944 e l'orchestra che dirige è la NBC, che poi ne parleremo più avanti, però intanto vi do un'anticipazione. Siamo a New York, quindi, con questa direzione, e sta dirigendo la sinfonia d'apertura della Forza del Destino. Vi prendo un pezzettino in cui poi ci sarà l'inquadratura in primo piano sua, così vediamo questo gesto famoso, bello e pulito. Il momento che vi prendo è quando ci sono le tre frasi, clarinetto, oboe e flauto, che anticipano l'attacco dell'allegro brillante, quella seconda parte, ta 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 ta, si mi re do sol, e lui che chiede, guardatelo, non vi dico altro, guardatelo.
gesto chiarissimo. Allora, come sempre, quando parliamo di grandi personaggi, c'è una grandissima fetta che lo ama, lo rispetta, eccetera, ma c'è anche una fetta che lo contestava. Per questo suo gesto, chi non amava Toscanini diceva che era più che un direttore d'orchestra, un bravissimo maestro di teoria solfeggio. Boh, vedete voi. Personalmente apprezzo moltissimo un gesto chiaro, ma questo non c'entra. Abbiamo detto, la Scala sarà, come dire, un binomio inscindibile con Toscanini e lui farà tantissimo, non solo per il teatro alla Scala, ma proprio per lo spettacolo melodramma. Teniamo presente una cosa, allora vi ho detto che ci sono i due momenti della Scala fino al 1908 e poi quando lo riprenderà anche nel 1920. Lui lì dentro in quel periodo apporterà tantissime innovazioni e tantissimi cambiamenti. Già altri grandi avevano, chi con più o meno fortuna, ha portato modifiche a questo melodramma. Cito ovviamente Wagner nel suo teatro a Bayreuth, ma anche Verdi. Però chi ci è riuscito sicuramente in toto è stato Toscanini. Tra 800 e 900 c'erano ancora costumi che noi oggi consideriamo impensabili nel andare a teatro. Era ammissibile e tranquillo che uno arrivasse in ritardo, entrasse, anche se lo spettacolo era già iniziato, non c'era problema, si alzava, usciva, entrava. Con Toscanini, ma neanche per idea. Toscanini dice, arrivi in ritardo, stai fuori. Fine. Le signore, se arrivano con i cappelli che impediscono la vista a quelli dietro, no, grazie. Buio in sala, e questo sicuramente chi conosce anche Wagner sa che già anche lui aveva indicato nel suo teatro anche quello. Perché? Perché neanche le mezze luci, perché possono creare maggiore distrazione. Buio in sala, ti concentri maggiormente sul palcoscenico. Altra cosa importante, farà creare il golfo mistico, la buca, per l'orchestra alla Scala. Questo sia per sempre la questione di non creare maggiori distrazioni avendo gli orchestrali allo stesso livello della scena del palcoscenico e quindi mettendoli sotto non li vedi e sei tranquillo, ma anche per una questione acustica. A fine Ottocento abbiamo un arricchimento sempre maggiore di sonorità, di richiesta di sonorità e anche numericamente dell'orchestra. Posizionarla a un piano inferiore rispetto alle voci, potete ben immaginare, rende la voce più diretta verso il pubblico, quindi non incontra l'ostacolo dell'orchestra, magari anche così particolarmente numerosa. Altra cosa, sempre rimanendo nella prima parte del suo percorso scaligero, a fine Ottocento avevamo ancora, anche all'inizio del Novecento, tante manifestazioni da parte dei cantanti, insomma, da cosiddette prime donne, insomma, in cui dettavano legge, non c'era dubbio. E c'era questa pratica molto discutibile del fare i bis. L'aria che metteva in risalto le doti canore del divo o della diva di turno, ecco che si rifaceva. A totale richiesta, a gentile richiesta del pubblico, si rifaceva. Allora, Toscanini li vieta i bis. E se ci riflettiamo possiamo capire che insomma, la richiesta, che ha incontrato ovviamente un po' di resistenza, non solo questa ma tante altre, è perché lui considera, stiamo facendo un'opera è un racconto in musica. Non è il concerto di arie celebri, che allora è un altro discorso. Qui c'è una storia che deve svolgersi, non si può interrompere e fare un bis, per quanto sia stato bravo il cantante. E quindi vieta i bis. E poi si occupava di tutto, ma proprio di tutto. Scene, costumi, preparazione dei cantanti, ovviamente le prove dell'orchestra, ma pensava anche al calendario delle prove. Era esigentissimo
E quando diciamo esigentissimo è con se stesso, pretendeva tantissimo e come abbiamo detto pretendeva tantissimo anche dagli altri. Non ammetteva e non accettava errori, assolutamente. Così come era per lui la musica il suo primo obiettivo, diceva agli altri con cui aveva a che fare, se per te non è il tuo primo scopo nella vita, cambia mestiere. Non accettava compromessi, sicuramente. E aveva anche un brutto carattere. Lui stesso lo riconosceva, ma noi con noi stessi siamo sempre un po' bonini, però diceva, ha un brutto carattere che fa soffrire me e fa soffrire anche gli altri. Sicuramente, allora, aneddoti sul suo brutto carattere ce ne sono quanti ne volete, ne abbiamo in quantità, però vi faccio vedere adesso questa citazione. Aureliano Pertile. Cosa dice di questo maestro? Aureliano Pertile è stato un grandissimo tenore che ha cantato molto con Toscanini ed è stato anche un tenore che è stato parecchio massacrato anche nelle prove da Toscanini. Ne abbiamo un riscontro diretto e indiretto, ad esempio da Mario Monicelli. Mario Monicelli ci racconta in un'intervista, proprio riguardo a Aureliano Pertile, che lui con suo papà andava a vedere le prove alla Scala, aveva l'occasione per poter andare con suo papà, quando era ragazzo, a vedere le prove. E gli capita di andare a assistere alla prova del Nerone di Boito, dove il tenore è Aureliano Pertile e il direttore d'orchestra è Arturo Toscanini. Questo che dice lui, un omettino, perché effettivamente era piccolino, 1,62, tutto un fascio di nervi, che a un certo punto racconta, urla, strepita contro questo tenore dicendo basta, smettila, canti come un maiale sgozzato. Poi però guardate, avete avuto lì per un bel po' da leggere, cosa dice Aureliano Pertile? Dice sì, puoi anche essere mandato al diavolo, ma se riesci a vincere, a superare la soggezione che ti crea questo piccolo ma grande uomo, ecco che tutto puoi ottenere. Il suo brutto carattere, quando poi si incontrava con un altro brutto carattere, storici sono gli incontri-scontri con Giacomo Puccini, un altro dal caratterino. Quindi due cerini che se si incontrano al minimo sfregamento prendono fuoco, non sopportavano le critiche uno dell'altro, però si rispettavano. Qui abbiamo quello che dice Giacomo Puccini riguardo a una direzione di Arturo Toscanini, già solo all'inizio, Manon, una grande Manon, la sua Manon. E poi il finale, mai ho goduto tanto nel sentire la mia musica. Una dimostrazione, un riconoscimento di estrema stima per quello che lui chiamava l'omaccio, si riferiva così ad Arturo Toscanini. Trattava male tutti. Cantanti l'abbiamo sentito raccontato da Mario Monicelli, ma adesso sentiamolo come tratta dalla sua viva voce gli orchestrali. Adesso vi faccio sentire lui che solleva da terra, ma proprio in malo modo, la sezione dei contrabbassi. Ma sempre, sempre indietro! Contrabbassi! You are always late! Corpo di un Dio santissimo! È una vergogna! Oh, corpo di un Dio Vien voglia di dar dei calci nel culo a tutti, per Dio santo! In Italian opera you are terrible! Tralasciamo su proprio questa violenza verbale che oggi sarebbe per fortuna non ammessa, però stiamo parlando della prima metà del Novecento, quindi ancora il rapporto superiore-inferiore era un po' diverso, era sicuramente insopportabile, non c'è dubbio.
però lo amavano. Quello che vi faccio vedere adesso è ciò che dice, cosa racconta, le parole di Enrico Minetti, violinista della Scala. È piuttosto lunghettina. Nella prima parte, se la leggete, praticamente è come quello che può essere capitato a ognuno di noi a scuola, cioè nel momento in cui tu sai di dover essere interrogato, però sai che il professore che tu temi non viene. Ecco, lui dice, quando Toscanini era via per 1 o 2 mesi, noi ci sentivamo in vacanza. Però quando tornava prima di tutto ce la faceva pagare. Prove su prove, come abbiamo detto era esigentissimo. E noi ce la mettevamo tutta per accontentarlo. E quelle rare volte che ci si riusciva, allora ci dimenticavamo di tutto, superavamo tutto. Quelli che erano i timori, le paure, gli insulti, le parolacce, che abbiamo ben sentito, perché non si risparmiava in questo caso. Però, come dice Minetti, gli volevamo bene, perché non era un bluff, cioè ciò che lui pretendeva, anche se in malo modo, lo pretendeva anche da lui, e dava tanto a chi era con lui, e questo veniva riconosciuto. Siamo in un periodo in cui non si può non raccontare anche quello che è stato il suo rapporto con il regime fascista. Lui inizialmente si era legato alle idee del socialismo. Toscanini nella prima guerra mondiale era stato un interventista e di conseguenza possiamo ben immaginare che, insomma, con gli esiti che ne erano venuti fuori, qualcosa aveva trovato inizialmente. Poi però, quando vede la trasformazione, insomma, per farla breve, dal 1922 con la marcia su Roma, quando il regime e quelle che sono le idee fasciste si manifestano in modo assolutamente chiaro, ecco che lui dice no, non c'entro proprio niente, assolutamente, e si metterà di traverso in maniera molto polemica con quelle che sono le idee del fascismo. Inizialmente Mussolini ha un occhio di riguardo per questo personaggio. Stiamo parlando di un grande direttore di fama internazionale, riconosciuto e amato anche non solo negli Stati Uniti, ma anche in Germania, in Austria, e per lui non era proprio una roba da poco. Tenete presente che è stato il primo direttore non tedesco ad essere chiamato a dirigere al Festival Wagneriano di Bayreuth, così come è stato chiamato anche per il Festival Mozartiano a Salisburgo. Quindi inizialmente non è che lo contrasta molto, vorrebbe cercare di avere questo grande personaggio come alfiere della musica dell'Italia fascista. Però proprio non ce n'è. Toscanini è proprio contrario, aiuterà musicisti perseguitati, musicisti ebrei perseguitati, quindi questa cosa ovviamente non lo mette in una buona luce né in Germania né in Italia. Si rifiuterà sempre di dirigere l'inno fascista, l'inno giovinezza, i concerti, neanche quello che era la marcia reale dirigeva, perché non era neanche monarchico, quindi questa cosa inizialmente sarà, non dico accettata, ma insomma si chiuderà un occhio, poi ci sarà il momento, il famoso 1931, quando per l'ennesima volta rifiuta di dirigere Giovinezza e verrà proprio malmenato. Una squadraccia di camicie nere lo prenderà a sberle. Allora, se già i rapporti erano piuttosto tesi, da lì in poi da tutte e due le parti diventerà proprio guerra aperta, verranno la famiglia spiata, controllata, insomma. Nel 1937 prende tutta la famiglia e si trasferisce definitivamente a New York dicendo: io in Italia non torno più finché ci sia il regime fascista, non dirigo più in Italia. E a New York inizierà quello che è il periodo con la NBC, quella orchestra che abbiamo visto all'inizio, sentito e visto in quello spezzone iniziale, che è l'orchestra che lui dirigerà per 17 anni ed era stata costruita per lui.
Negli Stati Uniti gradatamente avrà sempre più fama, sarà, allora, aiuterà il fatto che questa orchestra è l'orchestra della radio e quindi le registrazioni diffuse in tutto il paese lo fanno conoscere sempre di più, a maggior ragione poi quando arrivano anche le riprese televisive, come ci racconta Harvey Sachs, che è il più grande conoscitore di Toscanini, dice che quando andrà in pensione, a 87 anni, carriera lunghissima, nel 1954, Harvey Sachs ci dice che il 70% della popolazione degli Stati Uniti conosceva il nome di Toscanini e sapeva anche che era un direttore d'orchestra. Era veramente una star, paragonabile a una star della musica pop di oggi. Tornerà a dirigere in Italia, tornerà nel 1946, a guerra finita, per l'inaugurazione della Scala ricostruita dopo i bombardamenti dagli alleati, quindi sarà un concerto memorabile con musiche dei grandi operisti italiani. Morirà nel 1957, morirà a New York, i funerali si faranno poi qui a Milano, seguiti da una folla immensa di 40.000 persone. Questa lunga vita, che non si può scindere da quella che era la sua lunga carriera, è stata spettacolare. È stato un uomo molto amato, riconosciuto, anche odiato, sicuramente, ma innegabile, che ha contribuito in maniera determinante a rendere la figura del direttore d'orchestra una figura centrale. Alla prossima!